I am a music teacher. Okay, in that space. In this space. This place is particular because it's military fort, so it's hard to come inside, and I guess that if the police will close, kick out people from the occupied center, this one will be the last one because it's the biggest in Europe. Beh, sicuramente è un microcosmo, ci stanno un po' di persone stanziali, altre che periodicamente arrivano, altre che arrivano e vanno. Su, non so se avete fatto il giro, avete visto, ci sono delle piccole abitazioni dove appunto vivono i ragazzi da diversi anni, c'è anche gente che vive qui da oltre 30 anni. It's just to do laboratories, no? You have everything, you have the cyclo officina, I don't know the English word for, you have the theater, you have the gym, you have cinema, you have a lot of things. Ci sono diversi progetti, tra cui quello della cucina 1, c'è il cinema, c'è il pub, c'è il teatro, c'è la palestra che funziona attivamente sempre. La scuola di musica, c'è la sala di disegno, la sala da tè, sì. L'infoshop. Qui abbiamo un'assemblea che viene fatta ogni lunedì, che è pubblica ed è aperta a tutti. La Cucina del Forte è aperta sempre, tutte le settimane, dal martedì al venerdì. E abbiamo una forte rivendicazione politica che vorremmo anche migliorare, però insomma come base al momento garantiamo tutti i giorni a chi ha abitudini alimentari vegane un pasto. Here is good for the freedom. Yeah. ESC innanzitutto significa eccedi, sottrai, crea. Ok. E diciamo che su queste 3 parole d'ordine pure ci si è fatti riconoscere dal quartiere. Questa è la nostra prima stanza a cui vogliamo molto bene. Questo è il nostro bancone autocostruito che ci siamo portati dietro da ESC vecchio per la strada. Ok. Molto complicato, e qui fondamentalmente ci facciamo, a parte le assemblee più grandi che insomma avvengono in questo spazio di continuo, diciamo così, le facciamo qui. La nostra seconda stanza, che è questa di qua, dove adesso ci assieme a studiare, nella maggior parte dei giorni della nostra settimana è occupata dalla nostra scuola di italiano, per cui qui avvengono tutte le attività, diciamo, fisse, e poi accompagnata dalla nostra scuola di italiano c'è Infomigrante, che è il nostro appunto progetto di assistenza legale gratuita per i migranti che hanno dei problemi infiniti chiaramente in questo paese, che qua invece trovano innanzitutto persone con cui parlare, che non è poco, trovano assistenza, trovano l'avvocato. Poi niente, lì c'è il nostro palco, anche questo autocostruito con un progetto che abbiamo fatto insieme a altri ragazzi. Fighissimo. E poi niente, ci sono i nostri bagni, anche quelli ne andiamo molto fieri perché abbiamo fatto una piccola, diciamo, esposizione di street art. La cosa interessante è che adesso a distanza di 10 anni, diciamo così, quelle basi da cui era partita pure l'occupazione di ESC, cioè questo legame fra università e metropoli, diciamo, si è tramandata, fra virgolette, si è tramandata nella soggettività che comunque si è trasformata. Adesso ESC è composta da studenti universitari, ma da gente pure che ha 40 anni, non so come dire, e quindi siamo uno spazio molto trasversale, diciamo, intergenerazionale. Che esterno adesso è notte non si vede, ma c'è un'opera di Borondo che è un artista insomma abbastanza riconosciuto.
Noi siamo fugultiani, ecco, diciamo così. L'hai vista fuori perché, ecco, quella è un'iniziativa che è stata fatta insieme al Cinema Palazzo, che è quest'altro spazio occupato qui a Piazza dei Sanniti, l'ex Cinema Palazzo. Questo nasce come teatro nei primi del Novecento, aveva 680 posti a sedere in platea e 280 in galleria. Ma questo è stato inaugurato da Primo Carnera. Ok. Primo Carnera è il campione del mondo italiano di pugilato. Ok. Ma qui sono passati grandi artisti, ti dico i nomi che tutto il mondo conosce, da Totò, Petrolini, Pierpaolo Pasolini che tutte le sere stava qui. Io penso che sia, vivendo qui da 60 anni, che sia il posto più antifascista che ci possa essere. Sono riusciti ad avere le concessioni, i permessi per farci un casinò, non so a quale mondo viviamo. Noi fortunatamente col quartiere abbiamo occupato questo luogo e qui noi svolgiamo, come tutto il mondo, sa, non solo il quartiere, tutta Roma, diciamo teatro, cultura. Siamo il collettivo di Sapienza Clandestina, che è un collettivo universitario nato 2 anni fa all'interno del Muro della Sapienza. Uno fa un po' la planimetria di quelli che sono gli spazi interni all'università, si accorge che è pieno di luoghi comunque abbandonati a loro stessi e che non aspettano altro, insomma, di trovare una casa o di qualcuno che li viva, sì, di essere vissuti. Quindi un po' questo era il nostro discorso sugli spazi. In qualche modo abbiamo sempre cercato di rinnovare anche l'attivismo contro una governance universitaria che invece dei bisogni e degli interessi degli studenti mette in primo piano il discorso aziendalistico. Neoliberalismo, intanto quello è, insomma. Sì. Quindi diciamo che noi cercavamo di sottrarre spazi a questo processo, cioè se proprio lo dovessimo dire. Questo posto è attivo da 2 anni e io sono attiva da 2 anni insieme al posto. Eravamo sempre a San Lorenzo, però in un altro posto, dove siamo stati sgomberati il 16 agosto. Okay. Il 16 agosto. E quindi poi a settembre si è deciso di rioccupare un nuovo spazio, settembre di 2 anni fa. E abbiamo occupato questo, che era un'ex officina meccanica. Okay. E Comune è uno spazio che di base vorrebbe, al di là delle iniziative che fa, insomma, di mutuo soccorso, e quindi non so, tipo l'aula studio è nata dalla necessità degli studenti, perché all'università le biblioteche stanno aperte solo la mattina. E così vanno in questa direzione tutti gli altri interventi che fa. C'è la scuola di italiano per migranti da 2 anni, mo aprirà una sartoria ad opera di migranti. Nel corso del tempo abbiamo quartieri che si sono radicalizzati a sinistra. E quali sono questi quartieri? Per esempio San Lorenzo, Pigneto. Centocele, tutta questa zona qua, che la zona est. I centri sociali diventano un bene comune dei quartieri dove si inseriscono, no? They occupy private places, so then the owners, they want them to be kicked out. Yeah, the police it's pretty happy to do it. Per esempio a tanti centri sociali la prima cosa che è stata tagliata, prima ancora dello sgombero, è stata tolta l'acqua. Ci sono persone del forte, non si può dire questo, che comunque aiutano queste famiglie ad avere l'acqua. La separazione tra movimento e forme partitiche è molto forte. Hanno avuto la loro occasione. Perché? Cos'è questa? Ma tu mi vuoi incalzare su questa cosa? Io ero pure piccola, no vabbè, okay. A parte gli scherzi, insomma, sotto gli occhi, chiaramente anche negli anni prima di Genova, no? C'era un partito all'8%, c'era una sorta di diciamo anche meticciaggio, no? Fra le pratiche di un partito che magari provava a rinnovarsi perché c'erano delle spinte sociali molto forti, eccetera.
Poi chiaramente insomma tutto è andato, la storia è andata in altro modo, ci fu Genova, ci fu questo aspro dibattito fra violenza e non violenza, no? Che comunque la spaccatura che si venne a creare è stata una frattura abbastanza forte. Proprio perché si addebita alla sinistra, quella partitica, quella istituzionale, si addebitano una serie di fallimenti e sono però i primi loro a mantenere quella distanza, no? A dire la destra e la sinistra sono la stessa cosa, i partiti non ci interessano, la politica non ci interessa, quando poi l'esperienza dei centri sociali è assolutamente politica. Tendono a richiudersi molto di più di prima nei territori, non ci sanno più questo slancio che aveva qui Genova di voler cambiare il mondo, se no vediamo il nostro marciapiede. Sì, poi noi abbiamo fatto un movimento, ne abbiamo fatto 2, loro piano piano sono scomparsi. No? Di tornare a parlarsi mi sembra di capire che è assolutamente necessario. Insomma. Yeah, it's event in the university, in the public university, but we should pay to enter in, and we were claiming that we just pay for the fees, no? So they punch, the police punch us, and yeah, I'm here with my head broken. Non ci fidiamo della polizia in generale e facciamo bene, perché come vedete non si fanno scrupoli a picchiare ragazzini di 15-16 anni. L'unico paese, l'Italia, in cui la polizia non ha numero identificativo, questi sono impuniti, possono fare il cazzo che gli pare e non avere nessuna ripercussione. Quelli che hanno fatto la Diaz hanno fatto carriera e ora gestiscono le città e lo fanno in questo modo, anche perché appunto crediamo che i makers non sono i nostri nemici. Questo è un evento interessante, la tecnologia andrebbe socializzata e democratizzata, però non trattata come un business, quindi vogliamo comunicare con le persone che stanno dentro e fuori. Questa aerocarica è una roba inspiegabile. We are just students, that's it. Oggi alla Sapienza era per contestare una grande fiera, appunto Maker Faire, che si tiene all'interno dell'università. L'università ha bloccato la didattica, le lauree, le lezioni, tutto. Gli studenti non potevano accedere all'università, i docenti manco, a meno che tu non pagavi l'ingresso. È una speculazione che fu portata avanti dei showman sotto la testa a studenti e studentesse. Adesso rimaniamo qua finché non abbiamo notizia e non arriveremo qui i nostri compagni. Quello che è successo è che noi nel tentativo di comunicare, di parlare e di entrare dall'entrata principale siamo stati chiusi dalle forze dell'ordine, e in un secondo momento, per disperdere questo concentramento che dava effettivamente fastidio, che poneva effettivamente delle problematiche giuste e reali, insomma, perché chiudere l'università, per chi la stiamo chiudendo, hanno deciso di caricare. Di fronte ai pestaggi della polizia l'alternativa quale è? Cioè, nel senso, oggi alla Maker Faire agli studenti non era consentito di entrare nella loro università, di svolgere le loro attività quotidiane, se non con un pagamento di un biglietto. La polizia ha difeso un potere chiaro, che era quello dei privati, che era quello del baronato, che era quello di un'università privata che non parla assolutamente ai suoi studenti. How are you doing? Better than yesterday, that's sure. Now we close the street parade in this square because it's a particular square in Rome that it feels freedom, no?
it means a lot of things about reclaim freedom, about reclaim dignity, about reclaim social state, reclaim welfare, to be free in this world. I want to get these guys singing because they're very cool. Yeah. Sorry guys, I'm gonna take a... Yeah, go for it. Don't Cos'è questa canzone? Si chiama Su Comunisti della Capitale, è una canzone storica. Aspetta, ripetimi il nome? Su Comunisti della Capitale. E cosa dice? Una canzone storica dei comunisti di Roma, racconta la vita dei comunisti durante il fascismo a Roma, una canzone un po' di speranza, insomma, che prima o poi arriverà il nostro momento. Bella, bella. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Il periodo di, come si può dire, di movimento, anche operaio, è andato a spegnersi per varie motivazioni che adesso non ti sto a spiegare, insomma molte le conoscete anche te, oramai è parte della storia. La coscienza anche di classe è andata ad affievolirsi, per cui tu ti trovi un soggetto davanti con operaio, allo stesso tempo precario, allo stesso tempo padre di famiglia, allo stesso tempo soffritore di servizi, non c'è più l'identificazione specifica all'interno di una categoria. Questo non è né positivo né negativo, però ti rende molto più difficili le cose. Noi viviamo un momento, ma anche voi in Francia, diciamo così, no? Molto particolare, siamo di fatto commissariati. Noi dopo la caduta di Berlusconi, che è stata organizzata a tappeto da altre forze politiche appunto che hanno detto bene non servi più, siamo stati commissariati da un governo tecnico, il governo Monti, che abbiamo anche lì provato a ostacolare, quello che ha portato poi materialmente alla firma dei primi trattati sull'austerity qui in Italia. Abbiamo una disoccupazione pari al 44%, giovanile, una disoccupazione totale, anche quella altissima. Abbiamo subito per adesso questa riforma del mercato del lavoro, insomma il governo PD a targa PD sta facendo tutto quello che Berlusconi non era riuscito a fare. Perché adesso quello che detta legge sono le banche europee, non è più i parlamenti nazionali. Si è visto anche in Grecia, hanno fatto un referendum e poi a loro non interessa per niente quello che decidono, così che anche i parlamenti, quello che è successo, che non avendo più potere reale, adesso ci sono molti fenomeni di corruzione. Questi poverini stanno pure a ricevere gli ordini dai nostri governanti, da chi ci governa, finché noi popolo non ci svegliamo, perché i peggio delinquenti sono la maggior parte di chi ci governa, in un paese così bello che dovrebbe vivere solo di turismo, solo col turismo, con quello che abbiamo noi, dal Corsa a tutto, siamo i primi, vediamo gli ultimi scandali su Roma Capitale e cose varie, basta, adesso la gente non ne possiamo più. Cosa vuol dire? Cioè io lavoro da 50 anni, pago le tasse, voglio vedere i miei soldi investiti nella sanità, nell'università, nella ricerca, non questi che dalla mattina alla sera rubano e non gli fanno per niente poi. Cioè, rubano i soldi alle persone oneste. Secondo me negli anni ha peggiorato questa storia qui, questa ha peggiorato molto. E poi non se ne può più, se la prendono sempre con i più deboli, la gente non viene tutelata, mentre vedi questi signori dalla mattina alla sera scandali su Roma Capitale, le mafie, le cose, che sfruttano la povertà della gente di colore, i migranti, questa cosa non va bene. Noi abbiamo scelto questo simbolo perché siamo grati ai colleghi francesi che sono riusciti a fare quello che avremmo dovuto fare anche noi qua 7 anni fa, perché se li avessimo fatti correre molto probabilmente in 12.000 non saremmo stati licenziati. Per cui un grande applauso a voi, ci avete ricordato che siete stato un popolo capace di fare la rivoluzione e noi no, quello è il problema.
i sindacati, diciamo così, non bastano più, perché appunto esiste un mondo di lavoro che i sindacati non rappresentano, come i precari, gli intermittenti, le partite IVA, eccetera. In un momento come questo abbiamo detto facciamoci coraggio, siamo comunisti, creiamo un sindacato autonomo. Un movimento che voleva mettere in piedi lo sciopero precario, no? Lo sciopero inteso come c'era un tempo non c'è più, siamo tutti precari, come scioperano i precari, possono scioperare, non possono scioperare. Il mio minuto mio. Allora il mio minuto mio lo dedico alla questione di genere, che è sempre marginale e che in realtà è abbastanza, cioè è prioritaria, perché non è che uno fa un'escalation delle lotte, ma è trasversale a tutto. È stato fatto, non mi ricordo quanti anni fa, però c'è la data e sono tutte le donne che sono state uccise ad opera di un uomo, quindi per femminicidio. Sì, non ricordo veramente l'anno, però se uno le conta sono il numero di donne che sono state uccise. Perché in Italia in realtà il fenomeno è in aumento negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento della crisi economica, il femminicidio e la violenza soprattutto domestica è aumentata tantissimo. Dobbiamo comunicare tutti un po' di più, dobbiamo stringerci tutti un po' di più. Ragazzi, credete nell'autogestione e non siate la pedina del sistema. Il nostro messaggio è: lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo, unitevi, no? Certo. Much more on the redistribution of all the richness and all this kind of bullshit. Okay? Even if it's not that possible, it's much more words than facts. Okay. That's because we can eat pasta every day. You have to do things. Okay. So you just have to move and do things, possibly legally if you can, no? Non è vero che passa mai la fase per lottare, cioè tutti i tempi sono i tempi giusti per lottare, bisogna essere intelligenti e sapere accogliere la lotta nella propria vita, perché non è vero che porta soltanto repressione, non è vero che porta soltanto stenti, ma anche una vita molto più ricca, è fatta da persone coscienti, che è la cosa più importante. Organizziamo la rabbia per ribellarsi. Su comunisti della capitale è giunta al fine il dì della riscossa, quando alzeremo sopra il Quirinale bandiera rossa, questa città ribelle mai domata